Da dove nasce questa città fantastica? La più vasta creazione urbana del XVIII secolo è nata qui dove c'erano solo paludi intorno al fiume Gnevà. Ci sono 400 ponti a San Pietroburgo e l'Ermitage è il più importante. Un ponte immaginario che da sempre collega la Russia all'Europa. Gli altri uniscono le 42 isole che Pietro il Grande ha trasformato nella capitale dell'impero russo, posando la prima pietra nel 1703. Dostoevskij, che ha vissuto qui, in Memorie dal sottosuolo, scriveva che San Pietroburgo è la città più astratta e premeditata del mondo. Immessa, notava Brodsky, in una lanterna magica che la proietta, ingigantendone i particolari, su un enorme schermo di spazio e di acque. Per 2 secoli qui ci fu la residenza degli zar, del Palazzo d'Inverno, e la città divenne un crocevia di artisti, architetti, musicisti e intellettuali europei chiamati a costruire il mito della Venezia del Nord. Per la biografia di una città, 3 secoli sono quasi solo l'infanzia. Eppure San Pietroburgo è stata protagonista di eventi universali, tragici e grandiosi. L'apertura della Russia al mondo occidentale, la rivoluzione bolscevica e la resistenza eroica durante la Seconda Guerra Mondiale, quando ancora si chiamava Leningrado. Oggi, con il suo patrimonio architettonico e artistico, è tra i siti protetti dell'UNESCO. Tra tutti i suoi palazzi, ce n'è uno che più d'ogni altro racconta l'anima di San Pietroburgo. È l'Ermitage, un complesso di edifici la cui costruzione inizia nel 1762, solo qualche decennio dopo la nascita della città. Un'arca di bellezza e armonia che ha navigato nel tempo e nel mondo. I musei danno capogiri, sfuggono la morte. Sono luoghi dove si dovrebbe perdere la testa, ha detto l'architetto Renzo Piano. Tra le mura dell'Ermitage è facile smarrire il senso dello spazio e del tempo. L'attenzione nella conservazione è assoluta, così come la cura dell'involucro, stucchi, tinte, marmi,
lavoro secolare di artigiani sapienti. Ogni capolavoro racconta lo sguardo dei Romanov, la dinastia che ha abitato il Palazzo d'Inverno dal 1732 al 15 marzo del 1917, il giorno dell'abdicazione di Nicola II. Nonostante gli omicidi, i tradimenti, le lotte ereditarie, ogni regnante ha dato il proprio contributo alla crescita delle collezioni d'arte dell'impero. Gli zar, nell'acquisire i capolavori olandesi, fiamminghi, italiani, francesi e spagnoli, hanno costruito una delle più importanti collezioni al mondo. L'Ermitage ha insegnato a generazioni di russi a pensare in modo nuovo alla propria epoca e alla propria identità. E soprattutto ha mostrato che quando gli eventi della storia oscurano la ragione, è la cultura a tenere aperti il dialogo e lo scambio. Questo è il luogo dove la politica si è fatta arte. Tutto, abbiamo detto, comincia con Piotr Alekseyevich Romanov, lo zar Pietro il Grande. Le sue spoglie riposano con i suoi successori nel nucleo più antico della città, la cappella dei Romanov. Determinato, crudele, visionario, Pietro I immagina una nuova capitale sul mare. La finestra sull'Europa è un sogno che lui rende reale. According to the legend, on a misty spring morning in 1703, Peter the Great was riding where the Neva River flows into the Baltic Sea, and they were looking for a site to build a fortress against the Swedes. But he paused, he saw the vista opening out to the sea, the west, and as the myth goes, he said at that point, "Here shall be a town. Let there be a town," echoed the ordinance of God, "Let there be light." Con la fondazione di San Pietroburgo, Pietro cambia il destino della Russia. Ma trasformare paludi brulle, fredde e inabitabili nella nuova capitale ha un prezzo spaventoso. Oltre 100.000 uomini muoiono per gli incidenti e la fatica. Crudele e geniale, con questa doppia anima, Pietro il Grande regna su un impero di oltre 22 milioni di chilometri quadrati. Uno spazio enorme che la storia e la cultura avevano lasciato indietro. È lui ad avviare il processo di modernizzazione, a fondare la prima scuola laica, a riformare il calendario, a introdurre la lingua francese, ad aprire alle mode, ai gusti e ai costumi occidentali. I nobili russi si trasferiscono nella nuova città dove Pietro ha chiamato i migliori artisti e architetti d'Europa. Once Peter had decided to found his European capital at St. Petersburg, they mobilized every possible resource for that construction project. And carpenters and technicians and engineers and architects were summoned from all around Russia and Europe to work out how to build on this marshland. At first they couldn't do it because anything they built would sink. There was no stone in the area.
They had to bring it in from the surrounding territories of the empire. So it was a vast project of almost utopian proportions. Petersburg was built more or less in 60 to 70 years in one architectural style as one architectural ensemble. And that gave it a sense of unreality. Palazzo d'inverno, per la dinastia dei Romanov, è l'opera che deve eguagliare la Reggia di Versailles. L'architetto Bartolomeo Rastrelli, arrivato a San Pietroburgo da bambino con il padre, scultore fiorentino, progetta un'opera barocca e maestosa. È il 1730, quando inizia la costruzione che, tra restauri e ampliamenti, durerà oltre un secolo. Oggi il Palazzo d'inverno è al centro del complesso museale dell'Ermitage. La storia della collezione degli zar comincia con l'abbraccio di Jonathan e David di Rembrandt, il primo dipinto acquistato da Pietro I ad Amsterdam. Петра I, который, как известно, дважды совершил путешествие в Западную Европу, был в Голландии. Голландское искусство произвело на него большое впечатление, не только искусство, но и стиль жизни. Петр приказал своим доверенным лицам купить для него около 200 картин на рынке в Западной Европе. Среди этих произведений наиболее известно самое раннее из поступлений картин Рембрандта в Россию, его небольшая картина «Прощание Давида с Иоаннафаном». Что касается вкуса Петра I, то, как известно, он отдавал предпочтение картинам с анекдотическими сюжетами. Ему нравилось вот это модус вивенди голландцев с их любовью к небольшим интерьерам. Negli interni russi gli oggetti hanno un'anima. Come nella casa di Vladimir Nabokov, ora museo, a pochi passi dall'Ermitage, dove da ragazzo ha vissuto lo scrittore fino alla rivoluzione del 17. Antichi proprietari terrieri, generali e poi ministri degli zar, i Nabokov sono fuggiti dalla Russia bolscevica e Vladimir non tornerà più a San Pietroburgo. Nei libri, scritti dall'esilio americano, racconta gli anni dell'adolescenza, descrive minuziosamente quell'universo domestico straziante e insostituibile di 1000 carabattole e ricorda anche le visite all'Ermitage coi fratelli, incantato dai sarcofagi egizi e dalle teche di scarabei. Nella casa, tra gli affreschi floreali, c'è la sua prima collezione di farfalle, la passione della vita, e poi una lampada magica con cui gioca da ragazzo. Nessun esule di questa immensa terra ha mai smesso di sentirsi russo e, al contrario, questo è un paese che a pochi stranieri ha mai permesso di diventarlo. Ci riuscì una donna, 37 anni dopo la morte di Pietro il Grande. Era tedesca, si chiamava Caterina II. È stata una serie di fortunate coincidenze a fare di Caterina II l'imperatrice di Russia. Il suo destino era vivere lontano dalle grandi corti, nel noioso castello luterano del padre, il principe di Anhalt-Zerbst, in un modesto stato tedesco alla periferia est del Sacro Romano Impero. I genitori desideravano un maschio, un erede, e invece nacque lei. La battezzarono Sofia Augusta.
Non era bella, aveva labbra sottili e il mento leggermente prominente, ma era intelligente, sfrontata e curiosa. Quando Caterina viene scelta come sposa del futuro zar Pietro III, ha poco più di 15 anni. È un matrimonio pieno di tradimenti. Nelle sue memorie Caterina ha definito il marito un idiota, ubriacone e buono a nulla. Pietro III, nel 1762, imperatore da soli 6 mesi, viene costretto ad abdicare in favore della moglie. È così che comincia l'impero di Caterina II, con l'ingresso trionfale nel Palazzo d'Inverno, scortata da colonne di militari in ammirazione. Gli uomini, oltre all'arte, saranno una delle sue grandi passioni. Combatterà tutta la vita contro le congiure di palazzo, ma il suo regno trasformerà la Russia in uno Stato moderno, il più grande impero d'Europa. Tutto comincia proprio da qui, dall'Ermitage, o meglio, da una costruzione che Caterina fece edificare, il Petit Hermitage, il piccolo eremo, dove comincia a raccogliere la sua collezione d'arte. Denis Diderot diventa suo consigliere, il filosofo e l'imperatrice. Lei ha il potere di dar corpo alle idee di lui in un paese dove tutto, dall'educazione all'economia alle leggi, è ancora da costruire. La biblioteca privata del filosofo finisce a San Pietroburgo, acquistata da Caterina, così come quella di Voltaire. L'imperatrice migliora l'istruzione, risana i bilanci dello Stato, modernizza la sanità. Ma le riforme riguardano solo le élite, non il popolo. La servitù della gleba rimane tale. La sua vera rivoluzione è nella cultura, nell'acquisto di intere collezioni d'arte europea da grandi famiglie decadute. Среди этих картин было много произведений Рембрандта. Приобрела один из самых знаменитых шедевров «Возвращение блудного сына». Картина, которая была всегда окружена в Эрмитаже особым почетом. Это одна из икон этой коллекции. Я бы сказала, что Екатерина придавала ей особое место. Она в одном из писем пишет «мой». Il filosofo Friedrich Grimm, il raffinatissimo principe Dmitri Golitsyn e lo stesso Denis Diderot la rappresentano nei mercati d'arte in Francia, Olanda, Germania, Italia. Nel 1764 Caterina acquista a Berlino il nucleo originario dell'Ermitage, la collezione Gostkowski, sottraendola al re prussiano Federico II. Эта коллекция состояла также из произведений разных школ, в том числе из 2 замечательных портретов кисти Франца Халса, из произведений Яна Стена, но также из произведений многих мастеров начала и середины XVII века. La collezione del francese Crozat è una delle più ricche e famose d'Europa. È Diderot a gestire l'affare. Именно из Кроза пришла работа Джорджоне «Юдивь». Тогда она считалась произведением Рафаэля. Что же касается непосредственно Рафаэля, то из Кроза происходит Мадонна «Святое семейство» или Мадонна с безбородым Иосифом. Con gli acquisti di intere collezioni entrano all'Ermitage centinaia di capolavori, da Guido Reni a Van Dyck, da Tiepolo a Rubens, da Raffaello a Poussin.
dipinti come trofei di guerra che affermano l'ascesa dell'impero russo, ma tutti con legittime compravendite. Ora è l'Europa che guarda alla corte di Caterina. Scrittori, pittori, filosofi, scienziati, scultori, musicisti, danzatori. A San Pietroburgo la cultura è viva e l'imperatrice chiede a Giacomo Quarenghi, il suo architetto preferito, di costruire un teatro. Ballet was performed there, opera was performed there, theatre was performed there. We have to bear in mind that theatre in the 18th century was really the preserve of the nobility, who held opera and ballet and concerts and theatre in their private theatres, where the actors, dancers and singers were all serfs. The ball was a mainstay of the season, and this was a sphere in which women predominated. The Europeanization of Russian society in St. Petersburg is also the feminization. Women are brought out of the hiding in which they were kept in the old days and were really now the hostesses of this world. And many of them took a great interest in the arts. Caterina vive nel desiderio e ama cedere alle tentazioni, ma soprattutto è sedotta dalla bellezza. È ciò che accade quando vede riprodotte in una stampa le logge di Raffaello in Vaticano. Non le ha mai viste dal vero, ma ordina a Quarenghi di progettare lo stesso spazio all'Ermitage. Intanto, a 5.000 chilometri da San Pietroburgo, a Roma, una squadra di artisti copia il capolavoro di Raffaello, centimetro per centimetro. Non è amore per l'arte, ma voracità. Non sono una intenditrice, sono un'ingorda, anche d'amore. Così scrive di sé Caterina. Gli uomini dell'imperatrice, gli storici, ne contano 21. Ai piedi del suo monumento c'è il più importante, Grigori Potiomkin, forse sposato in segreto. È lui che organizza per lei un lungo viaggio verso la Crimea. Al seguito ci sono 3.000 persone. Per la prima volta l'imperatrice attraversa le campagne, le steppe e i paesaggi rocciosi del suo vasto impero, da nord a sud, fino a raggiungere la costa del Mar Nero. Questo amore è raccontato all'Ermitage da lettere piene di passione e da 2 quadri che Caterina e Potiomkin commissionano a Joshua Reynolds, il più noto pittore inglese del Settecento. Il loro è un amore alimentato da sogni e ambizioni.
E così, nell'Ercole bambino che strangola i serpenti, c'è la voglia di potenza di Caterina e del suo impero appena nato. Nella continenza di Scipione c'è l'esaltazione delle qualità di generale e di politico di Potiomkin. E se qualcuno di voi si stesse chiedendo se la corazzata della rivolta del 1905, raccontata dal film di Sergei Eisenstein, debba il suo nome proprio a lui, ebbene sì, è lo stesso Potiomkin, il folle amore di Caterina, l'uomo a cui scrisse: «Non c'è nulla del mio corpo che non sia tesa verso di voi. Vi ringrazio del godimento di ieri. Il mio piccolo Grisha mi ha nutrito e ha spento la mia sete, ma non con vino». Caterina muore a 67 anni dopo 34 di regno. È durante l'impero di Alessandro I, nipote preferito della zarina, che la collezione dell'Ermitage conquista alcuni quadri fondamentali. Момент в истории собрания Эрмитажа до 1812 года установились очень такие дружеские, тесные отношения с Францией. Благодаря этому удалось завязать отношения с директором Лувра, бароном Виваном Деноном, и через него на парижском рынке приобрести несколько картин из собрания Джустиниани. И в их числе лютнист Караваджо. Это единственная работа Караваджо в Эрмитаже. Ноты, которые держит лютнист перед собой, они прочитаны. Это запись известного романса современника Караваджо Жака Аркаделя «Voi sapete chi amo». In Europa, intanto, Napoleone, diventato imperatore dei francesi, sposta i suoi sogni di conquista verso la Russia. Nel 1812 marcia con 700.000 uomini verso l'impero di Alessandro I. Знаете, как в России говорят, когда у нас приходят незваные гости, то русский обычай провожать их до дома. Провожать их до их дома. То есть Париж, Берлин. Russia had come to Europe as conquerors. And now suddenly Russia, which had been underestimated perhaps for 100 years before, is seen as a potential threat. No one had thought that the Russians could defeat Napoleon. Come gesto finale, dopo la vittoria su Napoleone, Alessandro acquista la collezione di Giuseppina Bonaparte, che comprende alcuni capolavori di Antonio Canova. Le statue dello scultore che reinterpreta il mondo classico sono raccolte nella Galleria della Storia della Pittura Antica. Ci sono le 3 grazie commissionate dall'ex moglie di Napoleone direttamente a Canova, e poi Amore e Psiche.
arte e potere, indissolubili dopo la vittoria su Napoleone. La colonna nella piazza di Palazzo d'Inverno è dedicata al trionfo di Alessandro, trionfo che entra nella leggenda e all'Ermitage, nella Galleria degli Eroi. Da quando è nata, San Pietroburgo non è mai stata invasa da un esercito straniero. Non c'è riuscito Carlo di Svezia. Napoleone è arrivato a Mosca, ma non ha mai marciato verso il Palazzo d'Inverno. E l'esercito nazista è stato fermato dopo un lungo assedio alla città. Nella galleria militare dell'Ermitage sono appesi i 332 ritratti di generali che hanno affrontato Napoleone. Lev Tolstoi, in Guerra e Pace, ha raccontato l'epica di quella vittoria e l'antieroe di quelle battaglie, il maresciallo Mikhail Kutuzov, vecchio, pigro, temporeggiatore, l'antitesi di Napoleone. Fu chiamato un pittore inglese a dipingere tutti i volti degli eroi dell'esercito russo. Где он быстро писал эти портреты. Тут же представьте его мастерскую, где он создавал один портрет, второй, третий, по ним проходили еще подмастерья, и это такая совместная большая... Но она пафосная, а в России любят пафос. Tra i ritratti c'è anche quello di Sergei Grigorievich Volkansky, l'unico generale che aderì al movimento decabrista che raccoglieva nobili, ufficiali e artisti legati ad alcune società segrete. Il primo segnale di insofferenza allo zarismo partì da qui, da San Pietroburgo. So the war against Napoleon was a moment of revelation for the Russian officers above all, nobles, many of them owning hundreds of serfs. When they came to Paris and other cities, they were effectively being turned by the war into Jacobins. They wanted to bring back to Russia the ideals of liberation, of liberté, equalité, fraternité. But when they arrived back in Russia, they were deeply disappointed. And it was clear that there was going to be no reform as there had been in Europe. А у элиты, которая становилась интеллигенцией, у нее появлялись комплексы вины перед народом, что мы такие успешные, такие благополучные, а рядом страдает народ. И это стало причиной революции, которая была организована интеллигенцией. А большинство историков считают, что это было не просто переворот, это была идея революции. Il movimento decabrista ha però breve vita. Il nuovo zar Nicola I, il 14 dicembre 1825, soffoca facilmente il tentativo di insurrezione. Per una vera rivoluzione la Russia dovrà attendere quasi un secolo. È ormai però chiaro che la nuova società colta e benestante ha aperto gli occhi sull'ingiustizia nel paese. C'è un'umanità che vive senza libertà e diritti e al servizio della piccola nobiltà. È una consapevolezza che cresce e sono i poeti ad esprimerla. Aleksandr Sergeyevich Pushkin, il più amato nei circoli liberali, viene più volte esiliato dallo zar. His poetry dances in a way that's difficult to translate. It rhymes, it's witty, it's everything that you want in your national poet. It's easy to remember. So every schoolchild today can probably recite some Pushkin. Pushkin is popular in his lifetime, but like all great poets who die early, particularly if they die in a romantic duel, it's his death that makes him such a cult figure in 19th century Russia. Passionale, grande amante delle donne, Pushkin, l'8 febbraio 1837, consuma la sua ultima colazione in un caffè sulla prospettiva Nevsky.
Lo attende una sfida a duello con Georges Dantes. Pushkin sospetta che sia l'amante segreto della bellissima moglie Natalia Goncharova, corteggiata anche dallo zar. Nel duello viene ferito gravemente e muore 2 giorni dopo sul divano del suo studio a 37 anni. Un destino simile a uno dei personaggi della sua opera più famosa, l'Evgeny Onegin. Gli scrittori russi dell'Ottocento lo considerarono un maestro. Fyodor Dostoevskij, mezzo secolo più tardi, scrive che Pushkin è l'inizio dell'autocoscienza di un popolo a un secolo dalla creazione dell'impero di Pietro, che ha scelto di guardare all'Europa, dimenticandosi però di coinvolgere in questa rivoluzione sociale e culturale il suo popolo. Da quegli anni l'architettura di San Pietroburgo è rimasta pressoché immutata. Nel 1844 lo zar vieta di costruire edifici più alti della cattedrale di Pietro e Paolo, divieto che vale ancora oggi nel centro storico. Insieme a 2 giovani roofers ci arrampichiamo sul tetto di uno dei palazzi più alti della città per perderci con loro nel grande cielo del nord, che pare un incendio acceso nella notte. Emozioni e relazioni pericolose, come le passioni di Pushkin, così lontane dagli amori giocosi nella collezione dell'Ermitage, raccontati solo qualche decennio prima dagli artisti francesi del Rococò, come Il Giove e io di François Lemoine, una seduzione tra le nebbie, o Il bacio rubato di Fragonard, l'attimo in cui 2 amanti cercano rifugio da occhi indiscreti. Tutto così lontano dalle inquietudini che attraversano l'Ottocento, il nuovo secolo, lontane come il salone d'oro che Nicola I fa costruire per la figlia Maria Alexandrovna, dopo uno spaventoso incendio che nel 1837 ha quasi distrutto il palazzo d'inverno. Non c'è cosa più bella della prospettiva Nevsky, almeno a Pietroburgo. Per essa è tutto, scriveva Nikolai Vasilievich Gogol, arrivato qui nel 1829 non ancora ventenne. Il viale che taglia la città è lungo oltre 4 chilometri. У нас не происходит общение на площадях. Но Невский проспект, как центральная магистраль, которая идет от Адмиралтейства, в нем есть шикарные вот эти ансамбли, как тот же Зимний дворец там. А есть вот те места, где, в общем, живут люди такие обездоленные, бедные люди. Nevsky Prospect was always the main street. It was the first street of the city, actually. Both political events and cultural events and social events, they took place directly on the Nevsky Prospect. Aleksandr Nevsky, il principe della Neva. È l'eroe della Russia. Aveva fermato gli invasori del nord quasi 5 secoli prima che nascesse San Pietroburgo. Negli anni 30 il regista Sergei Eisenstein ne ha raccontato la vita in un capolavoro cinematografico. La prospettiva Nevsky è dedicata a lui, ma di eroico ha poco quell'umanità che il giovane Gogol, intorno al 1830, osserva attraversare il lungo viale, giorno e notte, in una città che sembra una fantasmagorica quinta teatrale. Un luogo artificiale e premeditato. Così la racconta Gogol. Più strani d'ogni cosa
sono i casi che succedono sulla prospettiva Nevsky. Oh, non credete a questa prospettiva Nevsky. Io mi ravvolgo sempre stretto stretto nel mio mantello quando passo di qui e mi sforzo di non guardare affatto ciò che qui mi viene incontro. Tutto è inganno, tutto è sogno, tutto è tutt'altro di quel che sembra. Mente ad ogni ora questa prospettiva Nevsky, ma soprattutto quando la notte viene a stendervisi, come in una massa densa, separando l'una dall'altra le facciate bianche e zolfine delle case, quando la città intera si trasforma in rombo e bagliore e miriadi di carrozze si riversano dai ponti e i battistrada gridano e balzano in groppa ai loro cavalli, e il demonio in persona accende le lampade soltanto per mostrare tutto in aspetto diverso da come è. Ecco, la grande letteratura russa nasce in questa prima parte dell'Ottocento. Si sviluppa in un paese immobile, dove l'autocrazia protegge solo se stessa. Mentre le rivoluzioni europee aprono alle riforme, lo zar Nicola I non ne vuole sapere. Metà del suo popolo vive ancora in schiavitù, ma lui guarda altrove. In compenso, continua a promuovere l'arte. His tastes are probably best reflected by two paintings. First, Horace Vernet's famous painting of the Invalides presenting themselves to Napoleon at the court of the Tuileries, which is regimented in its lines of soldiers that I think would appeal to Nicholas I. And then the more sentimental, slightly kitsch picture by Friedrich on the sailing ship, with its kitschy image of two people on a boat and the sort of misty pink horizon ahead of them. È Nicola I che si pone il problema di come ordinare le opere nella collezione e di mostrarle al pubblico. È così che il 5 febbraio del 1852, dopo 10 anni di lavori, davanti agli sguardi meravigliati della popolazione pietroburghese, apre il nuovo Ermitage. Vi si accede da un portico sorretto da 10 gigantesche statue di Atlante in granito dello scultore Aleksandr Ivanovich Terebeniev. A realizzarlo Nicola ha chiamato il tedesco Leo von Klenze, che ha già progettato la Pinacoteca di Monaco. Nicola I, così ostile ai venti rivoluzionari, accoglie invece l'idea di un museo moderno, dove l'arte non è più solo per la famiglia imperiale. 4.552 opere, raccolte in un secolo e mezzo, vengono esposte nel Museo dell'Ermitage, così come poco più di 60 anni prima era accaduto al Louvre. Making an open museum, it was very important because it was just first the Tsars have been kind of being proud to show it to their guests, and then they began to proud to show it to other people in general, not exactly to every person. No, at the beginning there was a restricted attendance, but not just open to the other. What we have done in a way for the nation. So opening Hermitage by Nicolas I was, I think, he was imperialist in thinking. It was beginning of the global Hermitage and the global museum. Tra le opere con cui Nicola I arricchisce la collezione ci sono quelle di Jan Gossert e Bartolomé Esteban Murillo. Ma la più grande acquisizione arriva da Venezia, dal principesco palazzo della famiglia Barbarigo sul Canal Grande. Qui era conservata una celebre pinacoteca con oltre 100 tele di Giorgione, di Palma il Vecchio, di Giovanni Bellini e soprattutto di Tiziano.
E proprio di Tiziano sono le 5 tele che giungono all'Ermitage, tra cui la Madonna col Bambino e Santa Caterina e la Maria Maddalena Penitente. Мария Магдалина – это один из прославленных шедевров Тициана. В Эрмитаже находится самая знаменитая версия этой картины, которая существует во многих вариантах, но та, что в Эрмитаже, она происходит непосредственно из дома Тициана и оставалась в этом доме после смерти художника. Говорят, что Тициан настолько дорожил этой картиной, что, по легенде, он держал ее в руках в момент своей смерти. La cultura russa, negli anni di Nicola I e del successore Alessandro II, ora ha voglia di ritrovare le proprie radici. A San Pietroburgo, un gruppo di 5 compositori, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Balakirev, Cui e Borodin, insegue l'idea di una musica autenticamente russa, un mondo nuovo, con nostalgie per le melodie e le antiche leggende. Si considerano i figli di Mikhail Glinka, il padre della musica nazionale. La ricerca dell'espressione profonda del popolo dimenticato, di quell'eredità slava che in uno scrittore come Fyodor Dostoevskij è semplicemente l'anima russa. Il poeta Apollon Nikolaevich Maikov riassume così l'anima russa. È l'amore del popolo per il popolo. Scriveva: che cosa non è capace di sopportare il popolo russo per amore? L'amore del popolo, ecco la nostra Costituzione. Dostoevskij, che ha cominciato a scrivere della sofferenza dell'uomo ai margini della società, per Virginia Woolf è l'essenza di tutto ciò. Per Dostoevskij, scrive Virginia, non fa nessuna differenza che siate un nobile o una persona semplice, un barbone o una grandama. Chiunque voi siate, siete un contenitore di questo liquido perplesso, questa materia nebulosa, in fermenti, pregiata. L'anima. L'anima non è trattenuta da barriere, tracima, dilaga, li mescola con le anime degli altri. Dostoevskij da giovane ha vissuto in questa casa a San Pietroburgo. Ora è un museo. Coinvolto in un circolo socialista, negli anni di Nicola I era stato arrestato e condannato a morte. Sentenza commutata poi nell'esilio in Siberia. Quando è ritornato, ha vissuto di nuovo in questa grande casa che aveva scelto perché era lontana dalla corte dello zar. Voleva vivere la vita vera, vicino al mondo degli ultimi, delinquenti, alcolizzati, giocatori d'azzardo, i protagonisti dei suoi romanzi. В центре его внимания драма простых людей, драма людей, которые не оказываются в какой-то таком золотом парашюте, да, тогдашнего Санкт-Петербурга. Su una parete dello studio c'è ancora una riproduzione della Madonna Sistina di Raffaello, che Dostoevskij cita sia in Delitto e Castigo che nei Demoni. Il 18 febbraio 1881 è seduto alla scrivania. Sta scrivendo il seguito dei Karamazov. Gli cade a terra una penna, si china a raccoglierla, ma lo sforzo gli provoca una crisi respiratoria. Nell'Idiota aveva scritto: a chi sa di dover morire, gli ultimi 5 minuti di vita sembrano interminabili, una ricchezza enorme. In quel momento nulla è più penoso del pensiero incessante: se potessi non morire, se potessi far tornare indietro la vita, quale infinità!
e tutto questo sarebbe mio. Io allora trasformerei ogni minuto in un secolo intero, non perderei nulla, terrei conto di ogni minuto, non ne sprecherei nessuno. Русского человека выражается она в наивности, бесконечной наивности и способности бесконечно доверять и верить даже тем, кому не надо доверять и надо верить. Но то, что русский характер есть, это точно совершенно. Когда-то я сомневался в этом, сейчас уже нет. Не сомневаюсь. A differenza del padre, Alessandro II affronta una serie di riforme. Forse è tardi, ma la Russia ha ora davanti a sé decenni di rapidi cambiamenti. All'Ermitage, intanto, continuano ad arrivare capolavori. Tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento entrano 2 Madonne col bambino di Leonardo da Vinci e la Madonna Conestabile di Raffaello Sanzio. Про Мадонну Конестабель я сказала, что это одно из ранних работ Рафаэля, юношеских работ, еще исполненных, очевидно, под влиянием Перуджино. Известно, что вначале он изобразил в руке Мадонны не книгу, а плод, грушу, а потом переписал и представил Мадонну читающей, Мадонну с книгой. Мадонна Литта была в свое время очень прославлена. С нее известно множество копий, созданных школой Леонардо да Винчи. Что касается Мадонны Бенуа, это работа, которая очень хорошо отражает именно юношеский период творчества Леонардо, поскольку вот этот тип Мадонны девочки, которая написана, ну, очевидно, с какой-то реальной модели. Tutta questa vita di corte, tra arte e privilegi, che scorre sempre uguale, non registra quel sentimento di ribellione allo zarismo che negli ultimi anni dell'Ottocento vede convergere tanti gruppi diversi. Ci sono gli anarchici, i nichilisti, i populisti e le prime organizzazioni che predicano l'uso della violenza. Tra queste, Volontà del Popolo. I militanti vogliono morto lo zar, a tutti i costi. Il pomeriggio del 13 marzo 1881 lo zar Alessandro II è sulla sua carrozza, scortato dagli ussari a cavallo. In 20 anni di regno aveva finalmente abolito la servitù della gleba e avviato altre riforme, ma le cose da tempo non stavano più immobili al loro posto. 5 volte era sopravvissuto agli attentati, ma quel pomeriggio di marzo, la storia cambia. Una prima bomba ferma la sua carrozza ma non lo colpisce. Esplode un secondo ordigno. Muore con lui l'attentatore, un giovane che milita in una formazione rivoluzionaria. Contro il governo e lo zar, terra e potere al popolo. Nel luogo dell'attentato, Alessandro III fa costruire la chiesa del Salvatore sul sangue versato. Siamo quasi alla fine dell'impero dei Romanov, ormai incapaci di portare avanti le riforme necessarie al paese. Finalmente viene abolita la schiavitù della gleba. Questo significa 52 milioni di uomini liberi e nessuna pianificazione. Nonostante lo sviluppo industriale, le condizioni di vita sono disastrose, anche a causa delle continue guerre. Una prima rivolta nel 1905 viene soffocata. È la Domenica di Sangue del 22 gennaio. Le guardie imperiali caricano una manifestazione di lavoratori e ne uccidono centinaia o forse migliaia. Non si saprà mai il numero preciso.
Nel 1902 Lenin, in esilio da 17 anni, aveva scritto: «Dateci un'organizzazione rivoluzionaria e metteremo sottosopra tutta la Russia». Quasi una profezia. Nel 1917, dopo mesi di scioperi per il pane e i salari, la rivolta diventa rivoluzione e i bolscevichi, la notte del 25 ottobre, conquistano il Palazzo d'Inverno. È la fine della monarchia russa. Once the Bolsheviks have established themselves in power, so they move to Moscow. And Petrograd itself has the feeling of an abandoned capital. And Petersburg, Leningrad as it's called after 1924, is a place held in some suspicion by the Soviet leaders, because it still remains a city with a European-oriented intelligentsia, with proud traditions of its own. It's still got tremendous symbolic importance. Ma nei giorni che seguirono la rivoluzione, tutto si muove ancora a San Pietroburgo. A Palazzo Kseshinskaya, Lenin, rientrato in Russia dall'esilio, organizza il suo studio. Da questo balcone pronuncia i primi discorsi e forse è qui che, mentre progetta il nuovo mondo, dice a Trotsky: «Sa, dopo le persecuzioni, l'esilio, dopo essere stati fuori legge, quando arriva il potere, vengono le vertigini». Lo zar Nicola II, l'uomo del vecchio mondo, è costretto ad abdicare. La notte del 17 luglio 1918, nella casa Ipatiev, in un bosco vicino a Yekaterinburg, si ritrova agli arresti con la moglie Alexandra Fyodorovna, le figlie Olga, Tatiana, Maria, Anastasia e il figlio Alexei, malato di emofilia. Sono svegliati con la scusa di una partenza improvvisa dal comandante Yurovsky, che li tiene in custodia. Portati al pian terreno, vengono disposti in 2 file come per una fotografia. In realtà è un'esecuzione. La furia rivoluzionaria non risparmia nessuno, neanche il medico dello zar, il cuoco, la dama di compagnia, il cameriere e 2 cani delle Granduchesse. Vengono uccisi tutti con un colpo di pistola, finiti con la baionetta e sepolti nella campagna. Verranno disseppelliti solo nel 1978. Oggi riposano insieme agli altri zar nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, canonizzati come martiri. E l'Ermitage? La proprietà privata viene abolita dai bolscevichi e il Palazzo d'Inverno diventa museo nazionale. I danni sono limitati. I capi bolscevichi difendono il patrimonio dai primi tentativi di saccheggio dei rivoluzionari, che vedono l'arte solo come merce di scambio. Anzi, la collezione, dopo poco, si arricchisce delle opere confiscate ai nobili. Rischia invece di sparire il sarcofago di Alexander Nevsky, un'opera di valore immenso, di oltre 1,5 tonnellate d'argento. The idea was it must be melted because the government was confiscating all the treasures of the church and melting gold and silver for their purposes to develop industry and so on. But culture must be untouchable. You can't touch cultural heritage, even for very good purposes. You got it, you have to take it to the next generation. Nel 1917, dal giorno dopo la rivoluzione,
A San Pietroburgo e a Mosca c'è confusione e disordine in tutti i settori della vita. La riorganizzazione della cultura è da subito obiettivo del nuovo potere. La famiglia, la religione, i vecchi ordini borghesi sono ostacoli da abbattere. Si pensa alla costruzione di nuove etiche e nuove estetiche. Nel 1923 Trotsky pubblica il saggio Letteratura e rivoluzione, dove scrive che l'arte non è il campo in cui il partito è chiamato a comandare. Ma ben presto le cose cambiano e i poeti sono le prime vittime del nuovo corso sovietico. È così per Majakovskij, per Marina Zvetaeva, che si tolgono la vita, per Osip Mandelstam, che muore in un gulag, ed è così per Sergei Yesenin, che nel 25, a soli 30 anni, si impicca a un tubo del riscaldamento della sua camera all'Hotel Angleterre di San Pietroburgo. Prima di andarsene scrive: arrivederci, amico mio, arrivederci. Tu sei nel mio cuore. Questa predestinata separazione promette che ci incontreremo ancora. Arrivederci, amico mio, senza strette di mano e parole. Non rattristarti e niente malinconia sulle ciglia. Morire in questa vita non è nuovo, ma di certo non lo è nemmeno vivere. Yesenin's death symbolized the end of illusions. Yesenin was one of those people who did not really actively support the revolution, but on the other hand, he never expressed any opposition to it. Yesenin was very popular. Yesenin was the poet that everyone knew by heart. The Russian Revolution takes place right in the middle of a fantastically rich cultural renaissance in Russia. Many artists embrace the revolution as a natural political ally of their political experimentation, to build a world that was based on different values. But once the Bolsheviks begin to think about culture more instrumentally, there's a change of values. La poetessa Anna Akhmatova sopravvive alla rivoluzione e al lungo periodo staliniano. Di quella straordinaria stagione letteraria è l'ultima ad andarsene. Muore nel 1966. Protetta da un giardino, la sua casa di San Pietroburgo ora è un museo. Anna Akhmatova's place in the culture of Petersburg is very important, and it grows. I can see it growing. She is now more popular and more widely read than she was even in the perestroika years when her work was published. And the very intensity of her poetic language, the sincerity, it's incomparable with, I think, with any other Russian poet of the 20th century. Occhi grigio-verdi, alta, magra, con uno strano naso picassiano, la Akhmatova non venne mai arrestata, ma il regime le fece il vuoto attorno. Il primo marito viene fucilato nel 1921, il secondo muore in un gulag come l'amico poeta Osip Mandelstam. Il figlio Lev trascorre 14 anni in prigione e nei campi. Con migliaia di altre donne, Anna trascorre ore in coda davanti alla prigione di Kresti, sperando di avere qualche notizia del figlio. La statua dell'Akhmatova è stata eretta proprio davanti a quella prigione. Quella che sentiamo è la sua voce che legge i versi di Requiem. Requiem, 1935-1940 годы. E se un giorno pensassero in questo paese di erigermi un monumento, acconsento a essere celebrata, ma solo a un patto,
Non porre la statua davanti al mare dove nacqui, ma qui, dove stetti 300 ore e dove non mi apersero i chiavistelli. L'Ermitage, negli anni in cui la Russia diventa Unione Sovietica, tra gli anni 20 e 30, vive uno dei capitoli più drammatici della sua storia. Il paese deve crescere economicamente e accelerare l'industrializzazione. Servono fondi. Una commissione voluta da Stalin decide la sorte delle collezioni imperiali. Vengono vendute migliaia di opere. 250 sono capolavori assoluti. В 30-е годы музеи, вещи переходили из одного музея в другой. Потому что страна была большая, задача была просвещение, нужно было создавать новые музеи, очень много вещей ушло в разные музеи. Вторая тенденция была продавать просто вещи. Потому что государству нужны были деньги, и, конечно, это искусство можно было хорошо продать на Западе, в Америке в особенности, получить эти деньги для того, чтобы там покупать тракторы или как-то поддерживать этот режим. Alla National Gallery di Washington oggi troviamo alcuni dei capolavori che per secoli erano stati il vanto degli zar. Il San Giorgio e il Drago e la Madonna d'Alba di Raffaello. L'Annunciazione di Van Eyck, l'Adorazione dei Magi di Botticelli, il Trittico Galitzin di Perugino. È il ricchissimo banchiere americano Andrew Mellon ad acquistarli da Stalin. Nel 1936 Mellon li cede allo Stato e oggi costituiscono il nucleo più importante della National Gallery. Negli stessi anni, a Washington, viene acquistata anche una parte della biblioteca degli zar, oggi custodita nella Library of Congress. The Library of Congress between 1931 and 1933 bought approximately 2,800 books from the imperial palaces and sold in blocks in the West. So it's an amazing collection. It's a mixed collection. The overwhelming majority of the books were owned by the last two czars, Alexander III and Nicholas II, and members of their family. Il capitolo più drammatico nella storia di San Pietroburgo e dell'Ermitage comincia il 22 giugno 1941. Adolf Hitler decide di invadere l'Unione Sovietica e lancia l'Operazione Barbarossa. Un fronte vastissimo, dal Baltico al Mar Nero. San Pietroburgo, all'epoca rinominata Leningrado, affronta un assedio che dura fino all'inizio del 1944. In quei 900 giorni la popolazione si riduce da 4 a 2 milioni e mezzo di abitanti, decimata dagli scontri, dalla fame e dalle malattie. It's hard to speak about the siege of Leningrad because to most people who are born in the city, it's still very personal. In every Petersburg family, there is some story of losses and deaths during the siege of Leningrad. And for the culture, that too, of course, was a tragic period because many of the cultural figures, they didn't survive the siege either. They died of hunger. In questi 2 anni e mezzo d'assedio si pensa anche a salvare le opere dell'Ermitage, che vengono caricate su treni speciali e messe in salvo sui monti Urali. Nel palazzo d'inverno il personale rimasto resiste come può all'artiglieria tedesca, che sventra soffitti, muri, finestre. Nei sotterranei migliaia di cittadini trovano rifugio dai bombardamenti aerei. Люди в блокаду в Ленинграде прекрасно понимали, что сохранен и существует Эрмитаж.
И погибали, умирали в этих стенах. И сотни людей погибли, сотрудников Эрмитажа здесь, просто от голода. Замерзали. Этот город и этот музей имеет такую цену, страшную цену, какой не имеет, этой цены не имеет ни один город, ни один музей на свете. И вспоминается самый последний момент, именно 27 января 1944 года мама пришла вечером с работы, схватила меня за руку, и мы даже не могу говорить, мы побежали смотреть салют. Вот ровно 75 лет тому назад мы видели этот первый салют в Ленинграде. Un anno dopo, nel 1945, l'Ermitage riapre. Nel 1948, dal Museo Statale di Arte Occidentale di Mosca, arriva una straordinaria collezione di dipinti europei. Oggi è esposta nella sede distaccata del Palazzo dello Stato Maggiore, che si trova di fronte al Palazzo d'Inverno. Ci sono Matisse, Gauguin, Renoir, Monet, Cézanne, Picasso. Dietro questa raccolta c'è la storia di due collezionisti russi, Ivan Morozov e Sergei Shukin. Innamorati delle avanguardie francesi, avevano acquistato questi capolavori prima della rivoluzione. Sergei Shukin and Ivan Morozov belonged to two extremely rich and prosperous Muscovite merchants' family. Both of them assembled extensive collections of modern French painting with almost the same list of artists, but the impression was extremely different. For Morozov loved art which is harmonious, which reminds a viewer not revolutionary side of contemporary art. And Shukin collected most radical art. He started with Impressionists. By 1904, he changed his tastes and switched to Gauguin and Cézanne. And later, since 1906, he started to collect Matisse, and in 2 years, he became his most reliable patron in the world, acquiring his most controversial works. The most indicative commission for Matisse were two panels, Dance and Music. Shukin wanted Matisse to produce the most primitive and radical works of painting ever existed. Shukin, nella prima rivoluzione del 1905, aveva perso un figlio. Subito dopo, la bellissima moglie Lidia e un altro figlio, suicida. Nell'arte delle avanguardie aveva trovato una risposta ai drammi della sua vita. Nel 1908 aveva aperto al pubblico il suo palazzo di Mosca per far conoscere i nuovi pittori europei. Ma mentre lui faceva la sua rivoluzione con l'arte, la storia ne preparava un'altra. È così che i suoi quadri nel 17 diventano proprietà del popolo e vengono divisi in vari musei. Shukin fugge a Parigi, dove muore nel 1936. Oggi l'Ermitage, nel rimettere insieme parte della sua raccolta, ne celebra l'eredità e la visione. L'Ermitage oggi è uno dei musei più grandi al mondo. Nella sua collezione ci sono più di 3 milioni di opere e solo il 3% è esposta al pubblico. Numerosi fondi di conservazione si trovano al centro di Staraya Derievna. In futuro, questa sede ospiterà circa 1 milione di opere. Dei 9 dipartimenti presenti nell'edificio, il più importante è senza dubbio quello di restauro, dove gli esperti dell'Ermitage stanno lavorando su un affresco di Scuola di Raffaello.
Есть фрески из города Пинджикента, найденные археологами на территории современного Таджикистана. Реставрируются саркофаги египетские. Ну и вообще, надо сказать, реставраторы, как и археологи, это совершенно люди особые, люди, которые должны не только хорошо работать руками, но и очень здорово работать своей головой, потому что они не только выполняют техническую работу по реставрации, они еще очень-очень много знают. Это настоящие искусствоведы. И вот как раз Эрмитажная школа реставрации отмечается тем, что здесь каждый художник, во-первых, реставратор является художником, и еще он ученый. La ricerca archeologica è l'altra anima dell'Ermitage. Si sviluppa soprattutto in epoca sovietica, quando l'arte è soffocata dalle necessità della propaganda e dalla chiusura a tutto ciò che viene dall'Occidente. È in questo periodo che l'Ermitage avvia importanti attività di scavi e riporta alla luce la civiltà sciita. Il museo si sottrae all'immobilismo e mantiene un ruolo di primo piano nella cultura mondiale. L'archeologia diventa il motore della costruzione di una nuova collezione. In a way, Scythians became symbol of Hermitage, sculpture, relief of a stag from the Scythian tomb. You know, there is an old story how Scythians have been fighting Persians, the Darius. When Darius came to the Scythian steppes, they retreated and retreated and retreated and retreated till the Persians found themselves in the middle of the steppe, very far from their own country. And then Scythians turned back and destroyed the army of Darius. This is how Russia, which is not Scythians but a big country, is fighting wars every century. It was how it was before. War with the Polish, the war with Swedes, war with French, war with Germans. Always the same story. Retreat and then fighting back. La civiltà sciita è stata oggetto di studio per tutta la vita del padre di Mikhail Piotrowski, Boris Borisovich, storico, archeologo e direttore dell'Ermitage per 26 anni. I suoi scavi in Armenia e nel Caucaso del Sud hanno permesso di far conoscere al mondo l'antica e dimenticata civiltà Urartu. Archaeology gives us Greek and Roman heritage, nomadic heritage of Scythians, heritage of Mesopotamia, and a little bit connection to Chinese heritage. So that's why we are, as I told, open to all cultures. I call Hermitage Encyclopedia of World Art written in Russian language, because this is the architecture of Russian architects, Russian history all together. So in this binding, it's given back to the world as a special example of cultural institution, which is, for me, a best example of what Russia is. La Russia, attraverso l'arte dell'Ermitage, è tornata a incontrare il mondo, ad aprire sedi in altri paesi, a condividere la cultura e i programmi di ricerca, come con Gallerie d'Italia. L'Ermitage può essere considerato un ponte della cultura, un ponte tra i paesi e un ponte anche tra i popoli. Questo credo che è un elemento che si trova dentro della sua propria natura, dentro della sua DNA, ma è un elemento che è stato, diciamo, sviluppato specificamente in questi ultimi decenni dal professor Piotrowski, che ha voluto che Russia, che a volte ha rischiato di essere isolata anche politicamente, geograficamente, ecco, che l'Ermitage fosse sempre una istituzione aperta alla collaborazione, aperta a mostrare le diverse culture del mondo. Penso che l'Ermitage ha giocato un ruolo molto molto importante e lo continuerà a giocare nel futuro. Esistono a Pietroburgo alcuni strani cantucci, anche se voi non li conoscete.
In quei luoghi sembra che non giunga quel sole che rifulge su tutti gli abitanti di Pietroburgo, ma un altro sole, e risplende di una luce diversa, particolare. In quei cantucci sembra svolgersi una vita diversa, non somigliante affatto a quella che ribolle attorno a noi, una vita come potrebbe svolgersi nel 30° regno di Fiabba e non da noi, nella nostra epoca così seria e così dura. Ecco, questa vita è un miscuglio di elementi puramente fantastici. Sentirete che in questi cantucci vivono degli uomini strani, dei sognatori. Как это ни странно, но это место было колоссальной притягательной силой для меня. Государство рухнет, армия проиграет, а культура останется русская. И поплывем мы, и жить будем дальше, что бы это ни происходило. Поэтому это якорь наш. Anche il regista Aleksandr Sokurov è uno dei sognatori di San Pietroburgo e nel suo film capolavoro ha raccontato l'Ermitage come un'arca che naviga sul mare della storia. По библейской традиции, в ковчеге в этом было собрано все, что представляло ценность жизни, духа. Там была любовь, терпимость, терпение, мужество. И все очень правильно отобранное для сохранения жизни. Эрмитаж – это как вот сосредоточение всего страдающего, всего сохраненного и чистыми деньгами оплаченное на самом деле. Здесь нет ворованного, здесь нет изъятого силой и так далее, и так далее. Это один из самых чистых музеев, одно из самых чистых мест в мире. Для меня Эрмитаж. Signore, peccato che lei non sia qui con me. Lei avrebbe capito ogni cosa. Guardi, c'è il mare tutto intorno e dovremo navigare per sempre e vivere per sempre. Галина, 5 лет. Вячеслав, 5 лет. Марина, 10 месяцев. Нина, 20 лет. Галина, 9 лет. Вера, 5 лет.